Ciao amici, non so voi, ma io a furia di vedere serie TV ho perso il conto di tutto quello che ho visto e vi assicuro che ne ho viste tante per via di questa quarantena, diciamo per via di questo periodo un pochino particolare. Credo che ne vedrò altrettante durante questo periodo invernale perché il freddo e il maltempo mi impediranno di andare a cazzeggiare in giro per la città. E quindi, e sono diventato pure un pochino esigente perché mi accorgo che le serie che mi consigliano i vari Netflix, Amazon Video, non mi piacciono, quindi devo andarle a cercare su vari siti, forum, eccetera, eccetera. Quindi per risolvere il problema, tra virgolette, del tracciamento delle serie che ho visto e le serie consigliate che magari non sono il massimo, vi consiglio oggi un'app che è questa che sto mostrando, l'app TV Time. Quest'app in pratica, che vedremo insieme, permette anzi facciamo una cosa, cominciamo dall'inizio, cancello i dati così facciamo l'accesso insieme. Quindi quest'app, dicevamo, che abbiamo insieme, permette di tenere traccia di tutte le serie che abbiamo visto e ci dà anche consigli sulle serie da vedere. Questo in funzione dei nostri gusti, un pochino come funziona con Netflix, però la cosa carina è che quest'app è più facile per quanto mi riguarda da gestire e fa un'analisi dei contenuti overall, quindi su tutto ciò che c'è online, quindi non si ferma solo su quello che c'è su Netflix o Amazon Video, ma passa da Sky e un pochino ha un database abbastanza ampio. Dunque, primo avvio dell'app, iniziamo, io faccio l'accesso tramite social e nella prima schermata ci consiglia di aggiungere le serie TV che ci piacciono. Quindi va bene. Per esempio, lui dice di inserirne 5, quindi io inserisco Elite, che ne so, You, Umbrella, The Witcher, qualcosina in più da Netflix, sì, è questa qui. Poi, passando a Amazon Prime, per esempio, io gli dico Jack Ryan. Eh, Niente, diciamo ne ho aggiunte più di 5, quindi per il momento non vi annoio dicendovi quelli che sono i miei gusti. Continuo e indico anche lo stato in cui mi trovo su queste serie. Questo serve in maniera tale che lui ci allerti su nuovi episodi disponibili e roba del genere. Quindi questo ok. Quindi, configurazione effettuata, possiamo tornare alla schermata principale e pardon, ci consiglia giustamente gli episodi ancora da vedere perché ho indicato che non sono arrivato alla fine di questa serie qui. Ci fa vedere in arrivo tutto ciò che è relativo alle serie che stiamo vedendo, quindi quanto manca per esempio ai nuovi episodi di The Witcher, per esempio. E tornando sul profilo c'è uno storico di quello che abbiamo visto. Altra cosa interessante, quindi problema dello storico risolto in maniera così facile e non solo, ci consiglia, quindi ci ricorda anche quando usciranno i nuovi episodi, come avete visto all'inizio, quindi nel tab in arrivo della sezione serie TV ci dice quali sono gli episodi nuovi che arriveranno. Poi, altra cosa carina è che selezionando una serie, oltre a dirci o farci vedere nel tab info dove poterla guardare, quindi i servizi di streaming, in questo caso Netflix, in altri casi sono, che ne so, Sky piuttosto che Amazon, ci ricorda il cast, che non fa mai male, anche se lo vedo raramente, e poi quest'altra sezione qui, quindi gli altri utenti hanno visto anche queste serie TV, quindi ci dà dei consigli che possono, che è il secondo problema che avevo sostanzialmente, cioè farci dare consigli su un database su un insieme di serie TV e di contenuti che sono un po' cross piattaforma, quindi di solito che succede? Netflix ci consiglia gli episodi e le serie che sono compatibili ma solo su Netflix. Questo invece è un po' più, ha un catalogo un po' più ampio perché spazia tra le varie piattaforme. Ci sono pure delle recensioni sulle serie TV, io diciamo queste le guardo relativamente poco,
però per tutto il resto, secondo me, questa app è carina. Altra sezione che non so, vabbè, interessante è chiaramente quella dello scopri, cioè vi permette di andare a navigare, ecco, te pareva, su tutto ciò che c'è sulle serie disponibili in rete. Oh, va bene, diciamo che oggi il bello della diretta è questo. E tornando anche nella sezione profilo, c'è anche la possibilità di vedere delle statistiche, dunque qual è il tempo totale passato a vedere le serie TV, piuttosto che i film. Chiaro, questo si presuppone che voi stiate lì ad aggiornare tutto quello che fate, personalmente non lo faccio. Vedete che adesso, per esempio, il tempo passato a vedere le serie TV è altissimo perché ho caricato tutte le serie TV che ho visto oggi, però tendenzialmente se lo fate con regolarità e vi interessano queste statistiche, vedrete delle statistiche un pochino più aggiornate. Non è questo il caso. Peccato che la mia rete oggi sta facendo capricci perché avrei voluto farvi vedere un pochino come funziona. Però niente, vabbè, anzi si è ripresa. Quindi come vedete è possibile vedere un pochino le serie TV che ci vengono proposte cross piattaforma, come vi dicevo, e è possibile filtrare per genere utilizzando un menu che secondo me è abbastanza intuitivo e veloce. Quindi che so, commedia, di tendenza, in corso, con diciamo dei parametri che possiamo applicare in un secondo scarso e secondo me diciamo, la fruibilità dell'app è piuttosto alla portata di tutti, diciamo, ci riuscirebbe anche uno sciocchino, comunque una persona che ha poca familiarità con strumenti di questo tipo. Stesso dicasi per i film. Personalmente ho più difficoltà a sfogliare le serie perché sono più appassionato di serie che di film, però se un giorno vi va di vedere film piuttosto che serie, stesso discorso, si apre il menu dei filtri, si sceglie quello che vi piace, quelli che sono in tendenza, via, vengono filtrati in un secondo. Riproviamo ad accedere al menu scopri perché è un menu comodo, in quanto ci segnala le serie che sono più compatibili con il nostro profilo. Quindi vedete che nella prima parte ci vengono mostrate le serie, nella seconda i film ed è possibile chiaramente estendere la sezione premendo il tastino Vedi tutti in alto a destra e per le serie e per i film. Poi altra cosa che per esempio Resident Evil, questo mi manca, quindi questo lo voglio vedere, va bene. Poi, altra cosa, possiamo crearci delle liste, che ne so, liste ehm, Natale, in maniera tale da creare, da metterci da parte in maniera facile, che ne so, una poltrona per due perché non l'avete visto almeno 18.000 volte, ecco, quindi ve lo mettete in questa lista e lo avete sempre lì disponibile tra le liste che vi siete create e che avete creato e che vi trovate nel vostro profilo. Chiaramente adesso io ho solo la lista Natale che ho creato insieme a voi, però volendo è possibile creare tutte le liste per fare un pochino, gestire, che ne so, periodi particolari, come può essere il Natale, una vacanza e roba del genere. Boh, penso di avervi detto tutto. Se avete altre app, se avete consigli, dubbi o quello che vi passa per la testa, lasciatemelo nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!